Ciao amico pescatore, benvenuto e bentornato in camera mia e alla rubrica Fantacombo, la rubrica dove parlo di tutte quelle combo che vorrei tantissimo avere, chissà un domani vedrò di mettermene da parte. Quella di cui parliamo oggi in particolare è una combo che mi piace veramente veramente tanto ed è una di quelle papabili ogni volta che non so cosa fare, finisco sui soliti siti. Allora, l'idea di fondo è molto semplice, ma molto molto semplice. A me piace il colore viola e quindi mi piacerebbe avere una combo da pesca di colore viola. Quindi spulciando ovviamente su internet, come farebbe qualunque bravo pescatore, è arrivata la Okuma Scorpio. Allora, la serie Okuma Scorpio è una serie di canne da light rock fishing molto molto basilare e per questo mi è piaciuta fin da subito perché presenta soltanto due taglie sostanzialmente, la 0,8 6 grammi e la 1,5 10 grammi. Quindi abbiamo il range ideale dove andare a pescare, in cui abbiamo tutti quegli artificiali di cui sono tanto 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 appassionato. Ovviamente, come tutte le combo che si rispettino di questa rubrica, abbiamo anche un mulinello associato che è proprio lo Scorpio di Okuma. Allora, senza andare troppo oltre, andiamo a vedere un po' quali sono le specifiche di questa canna da pesca. Una canna da pesca che mi è capitato di vedere in negozio insieme al mulinello, mi sono piaciute veramente tanto, ma al momento la reputo una di quelle combo entry level e particolarmente indicate se vuoi qualcosa di un po' più appariscente, perché oggettivamente non è la norma avere canne e mulinelli viola, però va bene. Allora, intanto ci leggiamo la descrizione minima che ci dà direttamente Okuma. Allora, progettata per la pesca da riva ultraleggera, il reattivo fusto in carbonio ad alto modulo 30T della Scorpio Sensitive Light Rock offre la sensibilità necessaria per rilevare i morsi di piccoli pesci. Quindi, perfetto. Le canne della serie sono dotate di anelli Fuji durevoli e di alta qualità, mentre il fermamo rimovibile consente di personalizzare la canna nel modo desiderato. Non so bene cosa voglia dire. Immagino che sia questo ring in gomma col classico splittino. Va bene, va bene, va bene. Vediamo un po' di andare nel dettaglio. Fusto in carbonio ad alto modulo 30T, anelli Fuji, porta mulinello Fuji, impugnatura in EVA di alta qualità, impugnatura anteriore in carbonio, connettori di finitura in alluminio e fermamo rimovibile. Quindi, cioè, ha anche le sue belle caratteristiche. Quindi un'altra di quelle canne entry level, ma Okuma non ci vuole dare una canna di cui disfarci dopo, diciamo, un anno, 2 anni di pescate, perché già pensiamo di aver bisogno di altro. Ci dice, no, no, questa canna te la porti con te nelle tue pescate per parecchio tempo. Allora, leggiamo un attimo i due modelli. Il più leggero è uno 0,8 6 grammi, lungo 2,16 m, con azione fast. Bellissima. Invece il modello superiore va da 1,5 grammi fino a 10 grammi. Sono combattutissimo su quale sia la grammatura da portarmi a casa. La seconda è 2,44 m. Diciamo che pescando io spesso in mare da riva, forse la 2,44 m abbinata alla possibilità di lanciare 10 grammi mi rende più pratico pescare in determinati periodi dell'anno dove ho magari onda lunga e mi basta avere i vaders piuttosto che i gambali per avvicinarmi molto al gradino, al primo gradino di risacca. Quindi diciamo che il cuore vorrebbe la 1,5 10 grammi. Se invece dovessi avere una combo che non sia proprio sovrapponibile a quelle che ho già, potrei valutare qualcosa di più leggero
e appariscente, bello, da portarmi ad esempio all'isola d'Elba per fare port fishing, quindi un light rock per calata di gommine e jig e micro minnow, piccoli crank, vicino proprio ai moli. Per esempio penso a Portoferraio. Portoferraio, se conoscete la zona, se non la conoscete vi basta Google Maps per vedere qual è la conformazione di questo gran bel porto e capite che in una canetta come questa da soli 6 grammi fa il suo. Sono molto combattuto. Inoltre 2,16 m è anche una misura abbastanza piccola, soprattutto se chiusa, perché in due pezzi, anche quando è chiusa da portarsi fuori. Per esempio posso pensare a una mattinata a Portoferraio, fare una pescata con la mia compagna che mi segue dietro e divertirmi, ma anche solo che una mezz'oretta. Poi andare in paese, farmi un giro per librerie, fermarmi a mangiare qualcosa a pranzo, poi tornare a fare altri due lanci, nel mentre che ripercorro il porto per tornare a prendere la macchina. Potrebbe essere anche questa qui una bella idea. Quindi una 0,86 grammi che merita. Ovviamente ci sono altre proposte di Okuma molto belle, alcune le vedremo senza ombra di dubbio. Li sto vedendo qua sotto, per questo mi viene in mente nel sito. Ora, io lo so che qui non sta mettendo a fuoco, ma fidati di me, poi basta che ti apri il sito di Okuma e capisci bene di cosa parlo. Comunque, io passerei subito al mulinello da abbinare a queste due canne da pesca. Lasciamo un po' in sospeso quale canna da pesca portarci a casa. Perché questo? Perché il mulinello Scorpio Okuma ha un difetto, secondo me, la gamma Scorpio. Vedo che passiamo dalla serie 1000 alla 3000. Abbiamo un salto quantico. Ora, googlando un attimo, possibile che non esiste Okuma Scorpio Molinello un 2000? No, non mi dà nessun risultato. Quindi probabilmente il sito di Okuma ha letteralmente ragione. Passiamo dal 1000 al 3000, 3000S, 4000, 5000 e 6000. Allora, il 3000 parliamo già di duetti e 35. Scartato, scartato. Quando abbiamo a disposizione il 1000 che pesa duetti 18 grammi. Ha un max drag molto inferiore, si parla di 3 kg, però diciamo che in questo caso qui presumo che mi convenga valutare il 1000 come taglia. Andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. Allora, intanto abbiamo un mulinello decisamente accattivante. Tra l'altro, visto il negozio e preso in mano, allora, fa trasparire il fatto che sia un entry level, questo un po' più di altri marchi. È veramente un primo equipaggiamento, però lo sottolineo, è un bel primo equipaggiamento, averne avuti in passato di primi equipaggiamenti simili, ma qual è la forza di questo Okuma? È il suo carisma, è il suo carisma. Se lo vediamo nell'insieme, la cannettina, Okuma Scorpio viola col suo mulinello, Okuma Scorpio viola, la taglia piccola magari associata proprio alla 6 grammi, più che alla 10. Ecco, in questo caso sì, in questo caso punterei a una 6 grammi per avere quell'idea di compattezza, per avere quell'ultra light veramente essenziale, senza fronzoli, nonostante abbiamo, immagino, degli ottimi anelli Fuji, anche il portamulinello è Fuji. Abbiamo, ahimè, la levetta che tanto mi infastidisce. Comunque, leggiamo un po' le specifiche. Allora, vediamo un po' il corpo in grafite, resistente alla corrosione, finitura con parti metalli esclusive, verniciate in nero e viola. Sto traducendo. Scorpio Spinning Reel Feature, a Quick Set Infinite Anti-Reverse. Perfetto.
Just Shaking Hook Set and the Property Cycle. Ok, poi abbiamo diciamo delle tecnologie legate al rotore, quindi ne deduco che vanno a ripercuotersi su come imbobbina la lenza e come ovviamente durante il lancio questa lenza fuoriesce dalla nostra bobbina. E abbiamo le componenti ovviamente con dei trattamenti superficiali per minimizzare la corrosione. Questo mi fa pensare che anticorrosione uguale un utilizzo con acqua marina, quindi in mare. Vediamo un po', abbiamo 4 cuscinetti a sfera più una boccola, poi abbiamo l'antireverse infinito, il Cyclonic Flow Rotor, Machine Cut Alluminio Spool, vuol dire che la bobina è stata ricavata probabilmente dal pieno, quindi da un blocco d'alluminio che è stata lavorata alle macchine CNC. Poi vediamo un po'. Il resto sono sostanzialmente terminologie per dire che è stato fatto da delle macchine con delle tolleranze adeguate a quello che è un mulinello moderno. Ha un entry level anche nel prezzo, allora qui riporta 57,95 €, ma ho dato un occhio allo store, si trova fra i 40 e i 45 €, a volte anche meno. Lo stesso le canne da pesca siamo intorno ai 100, diciamo che sta fra gli 80, 90, fra i 90 € e i 100 € è il suo range. Poi offerta più, offerta meno, spedizione più, spedizione meno e così via. Allora, tirando le somme, dopo una decina di minuti di confronto, io prenderei la 0,8 6 grammi, prenderei il Mulinello 1000 e lo userei in porto. Sarebbe la mia combo un po' più bellina, un po' più fighetta da usare in porto. Se invece devo andare tanto 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 in scogliera, in spiaggia, allora valuterei la 10 grammi. Ma io la 10 grammi ce l'ho già, anzi ho più canne che possono lanciare fino a 10 grammi dedicate al light spinning, quindi ora ci sta a fare dei doppioni, ma se possiamo evitare meglio così. Sì, decisamente mi attira di più l'idea di leggerezza, semplicità e questa Okuma Scorpio è davvero bella. È proprio ben fatta, fra l'altro. Se andiamo a vedere, ad esempio, in immagini, ad esempio, qui si può vedere meglio. Vediamo se trovo un'immagine. Ma non ce ne sono neanche tante di immagini, purtroppo. Comunque si può vedere benissimo come è stata sagomata l'impugnatura, insomma, l'eva dell'impugnatura. Questo genere di accortezze ormai è su tutte le canne, dall'entry level fino alla fascia di gamma altissima, ma per forza, noi pescatori ormai ci siamo abituati a un certo range qualitativo, questo non mi scorderò mai di dirlo e nemmeno di ripetermelo, ma perché basta farsi un giro in un negozio ben fornito, in un negozio di pesca che tratta 5-6 marchi diversi e molta della loro gamma e capite bene che le differenze sono minime e scegliere un modello anche in base al colore è qualcosa che noi pescatori facciamo. In questo caso l'Okuma per me ci ha azzeccato tantissimo. Con questo bellissimo viola acceso, con questi neri, questi color grigi scuri, ha veramente azzeccato la linea. Bellissimo così. Inoltre il fatto che costi poco, che sia di fascia bassa, a me fa anche pensare, vabbè dai, mi faccio un regalino e mi esce una bella combo. Invece, se già parlassimo di cifre 3 volte superiori, quindi parliamo già di un 200-300 € di canna da pesca e un 150 € di mulinello, già lì Okuma dovrebbe mettersi di fronte a dei competitor veramente tosti e lì strappare via un acquirente semplicemente puntando ad esempio sul colore viola, manca parità di qualità, sia chiaro. Eh,
È difficilotto, è difficilotto. Sicuramente questa combo è una di quelle che secondo me prima o poi mi porto a casa. Beh, ce la siamo cavata veramente con poco. Grazie al listino veramente concentrato di questa Scorpio, non c'è molto da scegliere se non appunto la canna da pesca, la grammatura della canna da pesca. Per il resto mi viene da dire che come scegli bene, ma io ho individuato nella lunghezza e quindi nella più semplicità di pesca per calata dai porti piuttosto che in spiaggia e in scogliera con un mare un po' più mosso del solito, diciamo la divisione. Quindi il mio pensiero arriva in quel punto, in questo bivio e dice dove la voglio usare, su quali spot voglio essere quando ho in mano questa canna da pesca. Voglio essere comodo in porto o voglio essere un po' più all round? Ecco, quindi se tu pescatore ad esempio stai cercando una combo, una prima combo, e la stai cercando magari viola, allora ti consiglio di valutare questa Okuma Scorpio con lo stesso principio con la quale l'ho valutata io. Purtroppo non esistono eh, grammature sufficienti da scatenare in me qualche altro tipo di pensiero. O magari sì, ma si inizia a soffermarmi troppo su specifiche che non trova listino, ecco lì che vado a vedere delle altre canne da pesca, ecco lì che vado a dare uno sguardo a un altro mulinello. E questo è uno dei rari casi dove la levettina sul mulinello, me ne sto. Proverei a rimuoverla, ma me ne devo stare. Detto questo, ti ringrazio se sei arrivato fin qui, ti ringrazio se stai seguendo la mia serie Fantacombo. Se hai una combo da consigliarmi di valutare, scrivimelo qua sotto, ovviamente io non vedo l'ora di valutare altre canne da pesca, altri mulinelli, perché ci sballo un sacco. Detto questo, ti saluto e al prossimo video. Ciao!